Ciao ragazzi, bentornati sul canale, io sono Francesco o la Emota Online, sono un giocatore e un programmatore di videogiochi e sono passato a Linux. Eh sì, l'annuncio di Steam Machine, di Steam Frame con Linux sopra come visore e in generale la maturità di SteamOS mi ha acceso questo tarlo, mi ha fatto dire ma forse non è il momento maturo per abbandonare Windows e passare interamente a Linux? Beh, l'ho fatto. E ne parleremo di questo. Ho intenzione di fare tra un mese un video somma generale di ciò che ho imparato su Linux da Windows user e su come è stata la mia esperienza, e magari faremo anche una parte 3 tra 6 mesi, se tra un mese non avrò smontato tutto. Oggi però il protagonista è Proton. Esatto, Proton, quel software che ormai da anni sentiamo nell'ambito gaming grazie a SteamOS, Steam Deck e in generale a tutti gli sforzi che Valve sta facendo per portare il gaming a livello Windows su Steam. Eh sì, perché in realtà Proton è anche uno dei motivi principali che mi hanno convinto a fare questo passaggio di sistema operativo, dato che se già sapevo che la maggior parte o comunque il 99% dei programmi che uso per lavorare e anche per fare content creation per voi in realtà esistono nativi su Linux, il gaming era un cruccio anche per me, giustamente. Ma ragazzi, Proton non è un'esclusiva di SteamOS o di Valve. Proton è solo un software, anzi è uno stack di software in realtà. Sì, perché Proton non è un monolite di software, non è una scatola nera e magica che in input prende un gioco Windows e in output dà un gioco per SteamOS e nessuno sa come funzioni. Proton è in realtà un contenitore di vari software, ciascuno adibito a uno scopo ben preciso nella traduzione e ottimizzazione di tutto ciò che sono chiamate al sistema operativo Windows per trasformarle in chiamate native sistema operativo Linux con tutte le librerie grafiche compatibili con Linux. E quindi anche SteamOS, ma non solo. Ed è qui la figata, la parte interessantissima e importantissima da capire, perché Proton non è una virtualizzazione. I software che girano in Proton girano come se fossero nativi per Linux. Perché sì, prima di procedere con il resto del video dobbiamo anche fare un piccolo excursus su cosa sia un kernel. Allora, è un discorso gigantesco, ipertecnico e complesso e servirebbe un video solo per lui almeno. Quindi se vi interessa scrivetemelo nei commenti, ma qui stringiamo il succo giusto per capire quello che ci serve. Un kernel alla fine è il cuore pulsante di un sistema operativo, è quella parte di software che permette di mettere in comunicazione il sistema operativo, la parte che noi utenti utilizziamo, con il metallo vivo della macchina, il nostro processore, la nostra scheda video, la nostra RAM. È quella parte di software che riceve istruzioni, riceve comandi dal sistema operativo e li traduce in ordini per l'hardware. Non si occupa solo di questo, ovviamente il kernel è una delle parti più critiche del sistema operativo, una delle parti più critiche di tutta la macchina. Ogni sistema ha il suo kernel, quindi Windows ha il suo, Linux è un kernel su cui poi si basano le sue distribuzioni, SteamOS, Ubuntu, Fedora, Arch Linux, eccetera, eccetera, eccetera. Mac al suo, Android al suo, eccetera, eccetera, eccetera. Se vi va ci faremo un video al riguardo, ma sappiate che sarà un video tecnico al massimo, anche noiosetto forse. Per ora ci interessa questo, perché sapendo questo possiamo finalmente parlare dei componenti che poi creano l'ecosistema Proton. Componenti che tra l'altro sono totalmente open source, e questo è un valore aggiunto enorme. Tutti questi layer di Proton non sono stati sviluppati ex novo da zero da Valve, ma sono tutti software già esistenti, ciascuno con i propri sviluppatori dietro, le proprie aziende che li mantengono e che li rendono
accessibili, open source, il che vuol dire che chiunque può prendere l'intero codice sorgente, modificarlo, farci quello che vuole, può anche rivenderlo, può crearci qualcos'altro. Ed è quello che ha fatto Valve. Tutti i componenti che vedremo qui, infatti, non sono creati da Valve, sono componenti open source fatti da terzi che Valve ha preso, ne ha creato un suo ramo, un suo branch, li ha modificati, talati a modino per essere integrati nativamente nel client Steam e poi avrappati in modo tale che funzionino come un'orchestra che crea il videogioco e che lo fa funzionare. L'orchestra intera è Proton, è l'intero stack dei software che stiamo per vedere. Possiamo infatti vedere Proton come uno stack di software a 4 livelli, che adesso vedremo. Il primo livello è quello principale, quello che si occupa di tradurre le chiamate di sistema Windows in chiamate di sistema Linux. È la parte che poi permette a tutti gli altri layer di funzionare e fa un po' l'orchestratore generale della situazione. Il secondo layer è quello grafico, quello di rendering, quello che traduce quelle che sono le chiamate alle DirectX, native di Windows, in Vulkan, native Linux, e ne parliamo poi. Il terzo livello si occupa del codec audio, di trasformare quelle che sono tutte le librerie audio per i videogiochi Windows moderni, quindi audio spaziale, stereofonia, fonti interattive, in audio che può comprendere allo stesso modo un sistema Linux. E il quarto livello sono le ottimizzazioni ad hoc, sia in generale sia per i singoli giochi. E adesso andiamo a vederli, uno alla volta. Il primo componente, infatti, il primo strato, chiamiamolo così, è Wine. Un software che chi usa Linux conoscerà sicuramente perché è lo storico ormai traduttore di applicazioni Windows in Linux. Wine è quello che da decenni le persone usano quando vogliono usare Linux ma hanno assolutamente bisogno di un'applicazione nativa Windows. Si scaricano Wine e la fai partire tramite Wine. È un progetto open source, è disponibile da decenni e negli anni si è evoluto molto. Ecco, Wine ha anche un po' la nomea di essere a volte un silver bullet, a volte un miss totale. Non è stabile, diciamo, non è perfettamente prevedibile nel funzionamento. Ma Proton non usa Wine statico, usa una versione che Valve ha preso, patchato, l'ha data in pasto ai suoi ingegneri che l'hanno modificata, ottimizzata, alleggerita e pensata esclusivamente per Steam ed i suoi giochi, i suoi eseguibili. Questo è un enorme vantaggio. Abbiamo spesso parlato della differenziazione tra generalismo e verticalità, no? In questo canale la ritroviamo negli engine, la ritroviamo nella distinzione tra console e PC, la ritroviamo anche qui. Wine in questo caso passa da essere un traduttore universale di Windows ad essere un traduttore per videogiochi di Steam. Cosa che migliora non poco la situazione. Ma cosa fa esattamente Wine? Beh, immaginate di fare un viaggio in Giappone e dovete comunicare con la persona che vi sta ospitando. Voi non parlate il giapponese, loro non capiscono l'inglese e quindi avete bisogno di una terza figura che faccia da interprete, quindi vi portate questa figura, parlate con essa in italiano e poi questa figura di mezzo vi ascolta e traduce ciò che avete detto in giapponese, così che sia tu che il vostro host possiate parlare nella rispettiva lingua nativa senza problemi. Ecco, a grandi linee, questo è quello che fa Wine. Per metterla in termini semplici, potremmo dire che Wine ricrea tutto l'ambiente che un'applicazione Windows si aspetta di trovare per funzionare nel modo corretto. È come se ingannasse, tra virgolette, entrambe le parti. L'applicazione nativa pensa di essere su Windows e può funzionare con le sue chiamate native che tendenzialmente vengono lette da Windows, mentre il kernel Linux riceve istruzioni native Linux ed è già pronto a processarle, permettendo al programma di funzionare
come se fosse nativo. E una volta che, grazie a Wine, siamo in grado di intercettare ed interpretare le chiamate al kernel Windows e leggerle in modo nativo, possiamo anche decidere come smistare queste chiamate, o meglio, a questo punto automaticamente processore, scheda video, memoria, ciascuno riceve le sue istruzioni senza che nessuno debba fare nient'altro, perché sono appunto tradotte nativamente. Se è un'istruzione di logica o di memoria, la leggerà il processore direttamente. Se è un'istruzione di rendering, verrà inviata alle librerie grafiche che interpelleranno la scheda video. E qui ci colleghiamo al layer 2, il rendering. E qui entriamo nel succo del discorso, nella parte anche un po' più tecnica, perché tocca tutto il videogioco, non solo Proton e Linux. Il grande nodo, infatti, è che ad oggi tutti i videogiochi su PC e su Xbox funzionano tramite DirectX. Tutti avremo almeno una volta sentito questo termine utilizzando i videogiochi, ma quanti sanno esattamente cosa sono? Beh, le DirectX sono una libreria grafica sviluppata da Microsoft, delle API si possono chiamare. Sono, diciamo, in un ricettario tutto quel set di istruzioni che permettono alla scheda video non solo di funzionare, di accendere i pixel a schermo, ma permettono di farlo in modo evoluto, in modo prestante. Le DirectX sono quell'ingrediente segreto che permettono di spremere al massimo il nostro buon succo di GPU. Sono quelle che si occupano della parallelizzazione, dell'allocazione della memoria, sono quelle che si occupano del V-Sync, quelle che si occupano di massimizzare le capacità della scheda video, si occupano dell'accelerazione 3D, dell'accelerazione 2D. Insomma, sono tutte quelle librerie grafiche che ci fanno giocare bene. Ecco, e qui sorge il problema. DirectX è software nativo e non distribuito di Microsoft. Non esistono su Linux. E quindi come si fa? Beh, anche qui bisogna tradurre le chiamate da DirectX verso qualcos'altro. In questo caso, Vulkan. Vulkan sono delle librerie grafiche esattamente come DirectX, funzionano concettualmente allo stesso modo, anche se poi in realtà a livello tecnico sono diverse, ma il loro fine è lo stesso: massimizzare la resa della GPU, darle istruzioni, fare l'accelerazione 3D, eccetera, eccetera, eccetera. Vulkan, al contrario di DirectX, però, sono liberamente accessibili, sono distribuite per ogni sistema operativo, compreso Windows. Infatti possono essere usate anche su Windows, come possono essere usate su distributori Linux, possono essere usate su Mac, su Android, dove volete. Possono essere usate dappertutto, perché dietro non c'è una singola azienda che lo blocca, ma c'è un collettivo di aziende che si occupa di standardizzarlo e svilupparlo. E in questo collettivo troviamo davvero chiunque, AMD in primis, ma troviamo la stessa Microsoft, troviamo Sony, troviamo Amazon, troviamo IBM, davvero tantissime aziende si occupano di questo standard. E il secondo layer di Proton si occupa proprio di questo. Proton ha due componenti fondamentali che si preoccupano esplicitamente di tradurre in tempo reale, mentre il gioco va, tutte le chiamate da DirectX a Vulkan. Perché ne ha due? Beh, perché ce n'è uno dedicato alle DirectX 12, l'attuale ultima versione delle DirectX, e un secondo invece dedicato alle versioni precedenti, diciamo da DirectX 7 o 8 a DirectX 11. I giochi invece precedenti alle DirectX 7 tendenzialmente non utilizzano questo layer di traduzione, vanno semplicemente su Wine a scapito delle performance. Anche questi componenti non sono sviluppati ex novo da Valve, ma sono componenti open source già disponibili che Valve ha preso e ha fatto suoi, li ha patchati, li ha migliorati, li ha resi specifici per il suo ecosistema Steam e li ha integrati nella sua pipeline di Proton. Ma il fatto che non siano di Valve, ma siano open source, come tutti i pezzi dello stack di Proton, compresi quelli che vediamo ora,
È importantissimo capirlo, perciò che sta per arrivare. Se infatti il layer audio, il terzo che abbiamo citato, funziona bene o male esattamente come il layer rendering video, ma per l'audio, ossia prende tutte quelle librerie native di Windows come Direct Sound o Xaudio e le traduce uno a uno in librerie native Linux, quello che ci interessa davvero è il quarto layer, quarto e ultimo strato, l'ottimizzazione ad hoc. Qui infatti si entra nella parte più croccante, più interessante, quella in cui si vede l'attività della community e la bellezza del codice libero. A monte di tutto questo, infatti, Proton potrebbe sembrare comunque una struttura un po' claudicante, monolitica, o che prende tutto e lo traduce in automatico, ma chissà se l'output è effettivamente di livello. Ebbene, non è finita qui, quest'ultima parte è fondamentale e chiude proprio quest'ultimo punto. Perché voi potrete dirmi, ma Laimot, i giochi possono essere ottimizzati specificatamente per una pipeline di rendering, le DirectX possono essere utilizzate in un modo particolare per spremere al massimo le performance. Io vi dico, è vero, tutte queste cose esistono e non puoi sperare di ottenerle magicamente con un traduttore automatico che traduce dal linguaggio Windows al linguaggio Linux. Ma il bello di Proton arriva ora, perché a monte di tutto questo, o meglio, insieme a tutto questo, in ogni cosa, Proton ci aggiunge livelli di cache, così da minimizzare in realtà i calcoli e le traduzioni che fa. Lui traduce solo una volta e poi fa solo cache, lui si ricorda quello che ha già fatto e lo ripropone a tempo zero. Addirittura Proton può precompilare gli shader del gioco e renderli subito leggibili nativamente per Vulkan anziché DirectX, e questo diminuisce enormemente l'overhead perché diminuisce le chiamate, diminuisce la memoria necessaria, è una manna per le performance. Alcune chiamate possono essere proprio testate e customizzate gioco per gioco. Esistono persone che si mettono di buona lena, prendono l'ultima versione di Proton e gioco per gioco vanno a fare le operazioni chirurgiche per assicurarsi che se tu utilizzi quella versione di Proton con quello specifico gioco, quel gioco è ottimizzato al massimo, proprio da una persona reale che si è occupata di assicurarsi che il gioco girasse al meglio. Questo succede e non lo fa solo Valve, che si occupa ovviamente dei giochi, delle killer app, le killer feature, quello che deve girare se vuoi avere una speranza che SteamOS e Linux attecchiscano pubblico, ma data la natura completamente open source di Proton, perché sì, non solo è basato su componenti open source, ma le versioni modificate da Valve sono open source a loro volta e utenti, community, altri terzi hanno sviluppato versioni di Proton alternative che a monte di tutto questo aggiungono ulteriori layer di ottimizzazione, di caching e di fine tuning gioco per gioco. Non a caso esiste il progetto come Proton GE di Glorious Eggroll, di cui metterò il link GitHub in descrizione, che si occupa di migliorare le performance di una quantità immensa di giochi più o meno sconosciuti, non solo quelli che tutti conoscono. È qui che Proton ingrana ed è qui che scoppia la magia. Non è solo traduzione statica, è supporto attivo per tutti i videogiochi. O meglio, per moltissimi videogiochi. E arrivati a questo punto, tocca anche parlare delle note dolenti di tutto questo, perché sì, la compatibilità è altissima, ad oggi le performance sono on par con Windows, con praticamente tutti i giochi, ma non tutti i giochi funzionano su Proton e non tutti i giochi hanno pari performance su Proton. Alcuni di due funzionano meglio, ma alcuni possono andare un po' peggio o non partire proprio. Qui ragazzi, francamente non c'è una vera spiegazione tecnica da fare. La risposta è che questo succede perché l'informatica è un mondo molto grande
e negli ultimi 30 anni è stata sviluppata tanta roba che, per quanto possa essere efficiente un sistema come Proton, non può intercettare tutto. Ci sono giochi che magari utilizzano call troppo vecchie e che quindi non vengono interpretate, ci sono giochi che magari utilizzano degli engine super custom e vanno a chiamare direttamente call di rendering o a modificare attivamente le pipeline di rendering con cose che fanno soltanto loro, e a quel punto o fai una patch ad hoc o il gioco non gira. Possono esserci un milione di cose. Banalmente Windows, il kernel Windows e l'API di Windows sono un universo gigantesco, piene tra l'altro di eccezioni, di comportamenti ad hoc, di cose iper specifiche fuori standard già di per sé, e quindi non tutto può essere compatibile e tutto non sarà mai pienamente compatibile. Ma la strada è già tracciata, per quanto questo diventi un po' un gioco di rincorsa, no? Di andare a tipo Willy Coyote a rincorrere il Roadrunner e bloccarlo in tutte le situazioni. Proton ha già coperto la stragrande maggioranza delle situazioni, e con la moderna standardizzazione, chiamiamola così, dello sviluppo videogiochi, che oggi è, per quanto non sia ancora monolitica, è molto più standard e molto più regolamentata proprio a livello di pratiche di sviluppo rispetto a 20 o 30 anni fa, sarà da qui in avanti molto più facile ottenere una disponibilità, una capacità di tradurre out of the box ampissima. Il problema si pone di più con i giochi più vecchi, con il retro gaming o con magari studi che usano davvero solo tecnologie iperproprietarie, ma in generale la situazione sotto questo punto di vista penso che sarà sempre migliore, ma questa è una mia opinione. Quello che invece non è un'opinione e che resta il più grande problema, sotto molti aspetti, se posso dire, è la questione anti-cheat. Non tanto perché non sarebbe possibile tradurre anche un anti-cheat con tutto l'environment di Proton. Questo sarebbe possibile se gli anti-cheat funzionassero semplicemente in user space, se fossero un programma che parte accanto al gioco principale. Questo purtroppo non è il caso per il 90% degli anti-cheat moderni. Il problema infatti degli anti-cheat moderni, della maggior parte almeno, e ne feci anche uno short a riguardo, è che sono kernel level. Richiedono accesso al kernel direttamente per prenderne parzialmente, possesso e andare a modificare il comportamento del sistema operativo in modo tale da bloccare qualsiasi cosa con permessi massimi e assoluti. Questo genera un problema perché non lo puoi tradurre. I kernel level anti-cheat come prerequisito hanno che devono girare sul kernel di Windows. Non puoi pretendere che girino su Windows e poi collegarle al kernel Linux. Si accorgono che il kernel, nella sua interezza, non è quello di Windows. E lì è game over, cioè puoi fare ben poco. Non è vero che non si può fare nulla, perché sempre tramite ProtonGE esistono delle patch per alcuni cheat engine, per alcuni anti-cheat, scusate, kernel level, ma non di meno è un lavoro da fare completamente a parte e Proton di per sé, out of the box, non se ne può occupare perché il problema è molto più radicato. E qui mi permetto anche una nota personale, perché io l'avevo detto nello short a riguardo e lo ripeto qui: il fatto che gli anti-cheat oggi siano kernel level è un problema. Ragazzi, andare a modificare il kernel per francamente una banalità come il videogiocare senza cheater è terrificante. Una modifica al kernel può fare qualsiasi cosa al vostro sistema. Può dare accesso remoto all'intero PC,
a tutti i file, a tutti i programmi, senza che questo sia rilevabile dallo spazio utente? In nessun modo. Può eludere password, può clonare dati, può inviarli da qualsiasi parte, può modificare il comportamento di ogni programma e semplicemente lo fa e basta, non ve ne accorgete nemmeno. Aprire il kernel a un programma è come dare le chiavi di casa tua, compreso di portafogli dentro e chiavi della macchina, a qualcun altro. Non va bene. Ma vabbè, questa è la mia opinione, prendetela per quello che è. So che ci sono persone che sono disposte a fare questo trade-off pur di dire nel mio gioco non esistono in nessun modo persone che usano i cheat. E va bene ragazzi, il PC è vostro. Siamo arrivati quindi anche questa volta alla parte conclusiva del video, dove magari tiriamo un po' le somme. Ovviamente tutto questo c'è da ricordare che io ho fatto l'esempio dei layer, dei 4 strati di Proton, ma non dovete immaginarlo come un evento a cascata che parte dallo strato 1, poi lo strato 2, poi lo strato 3. Proton è, come ho detto, un ecosistema, è un'orchestra, non è una catena di montaggio, è un team che tutti insieme vanno a lavoro, così lo dovete vedere. E i risultati sono davvero incredibili. Io personalmente in questi primi giorni di utilizzo Linux lo sto utilizzando, ho installato Proton GE, oltre al Proton che arriva insieme al client di Steam di base, e devo dire che i risultati per ora sono stati abbastanza sorprendenti. Ovviamente sono delle primissime impressioni dopo pochi giorni, però ragazzi, Helldivers 2 funziona bene, Stalker 2 performance assolutamente in par con quello che ricordavo su Windows, Age of Empires 4 macina FPS su FPS, la mia RTX 3080 è stata riconosciuta correttamente, il DLSS funziona, DaVinci Resolve ha gli acceleratori, può utilizzare CUDA, quindi insomma, però questa parte non fa parte di Proton e in generale di Linux. Insomma, la situazione sembra estremamente promettente e non vedo l'ora di vedere come evolverà. Fino ad ora ho avuto un solo inciampo ed è stato su Borderlands 4, che si avviava ma con dei glitch che poi sono riuscito a risolvere, non di meno. Ma Borderlands 4 ha problemi noti su tutte le piattaforme, quindi non so quanto possa essere effettivamente updatato su Proton. Non di meno, ci sto riuscendo a giocare senza problemi. Io sono molto fiducioso. Ad oggi non è ancora tutto out of the box, non è ancora tutto iper automatizzato, ma ragazzi, stiamo parlando di cose che esistono da a malapena una manciata di anni in questa forma. Siamo davvero alle battute iniziali con solamente Valve come grande azienda multinazionale che ci sta puntando seriamente. Ma questa cosa nel tempo ha la possibilità di esplodere, sia lato community open source, sia lato aziendale. Se la user base si espande e se la richiesta aumenta, il supporto aumenterà non pari passo, ma esponenzialmente. E questa secondo me è la parte più interessante, non quello che si può fare oggi, ma uno sguardo a cosa si potrà fare in futuro. Secondo me oggi, se una persona è un PC gamer già un po' navigato, che sa come gestire il computer, sa cosa toccare per non rompere tutto, SteamOS, Proton e in generale Linux è un ambiente di gaming pronto per essere utilizzato, o almeno questa è la mia prima impressione. Faremo un secondo video tra un mese e vediamo se questa cosa viene confermata. Sono molto fiducioso comunque. L'approccio mi piace, l'impatto è positivo e soprattutto tutto questo utilizzo di software open source è bellissimo da vedere, perché ragazzi, quando qualcosa è open source, le community frizzano, vivono. Se non arriva il prodotto out of the box, arriva una sua versione patchata e modificata. È democrazia digitale. E io sono molto contento di vedere che Valve, nonostante tutto, abbracci questa filosofia. Anche perché c'è da ricordare che Valve è quella che lo fa in modo
più netto, più consumer oriented, che si pubblicizza in questo. Ma ragazzi, multinazionali come AMD, Microsoft, Sony, Nvidia, IBM, anche Apple, tutte le grandi aziende tech del mondo, anche Amazon, in realtà non chiudono completamente le porte a questo. Se andate sotto il cofano a vedere chi ha modificato cosa, chi ha toccato quella parte di Linux, quella parte di libreria open source, quella parte di standard grafico super low level, super vicino al metallo vivo, vedrete che tutti questi nomi vengono fuori perché ne guadagnano tutti alla fine ad avere degli standard aperti e disponibili per tutti e su cui tutti possono lavorare. Solamente che poi la stragrande maggioranza di queste multinazionali, per i prodotti che vende, approccia un sistema completamente chiuso e proprietario. È qui che sta la differenza. Ma questa cosa può cambiare. Dipende da come le persone vivranno questo tipo di cambiamento. E io sono davvero curioso di vedere cosa succederà. Intanto ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me fino a questo punto. Io vi do l'appuntamento al prossimo video, a giovedì sera alle 21 su Twitch, e ovviamente qui sotto sui commenti, dove possiamo parlarne liberamente, discuterne ed espandere l'intero discorso. Grazie a tutti ragazzi, io vado a vedere se il mio Kubuntu non esplode.